Il colpo di fulmine, capitolo 2 del libro In altre parole di Jhumpa Lahiri. Nel 1994, quando con mia sorella decidiamo di regalarci un viaggio in Italia, scegliamo Firenze. Sto studiando a Boston l'architettura del Rinascimento, la Cappella Pazzi di Brunelleschi, la Biblioteca Medicea Laurenziana di Michelangelo. Arriviamo a Firenze all'imbrunire qualche giorno prima di Natale. Faccio la prima passeggiata al buio. Mi trovo in un luogo intimo, sobrio, gioioso. Negozi adovati per la stagione e stradine strette stipate di gente. Alcune sembrano più corridoio che strade. Ci sono turisti come me e mia sorella, ma non tanti. Vedo le persone che vivono qui da sempre. Camminano in fretta, indifferenti ai palazzi, attraversano le piazze senza fermarsi. Io sono venuta per una settimana, per vedere i palazzi, per ammirare le piazze, le chiese, ma dall'inizio il mio rapporto con l'Italia è tanto uditivo quanto visuale. Benché ci siano poche macchine, la città ronza. Mi rendo conto di un rumore che mi piace, delle conversazioni, delle frasi, delle parole che sento ovunque vada. Come se tutta la città fosse un teatro che ospita un pubblico leggermente inquieto, che chiacchiera prima dell'inizio di uno spettacolo. Sento l'eccitazione con cui i bambini si augurano buon Natale per la strada. Sento una mattina all'albergo la tenerezza con cui la donna che pulisce la camera mi chiede: «Avete dormito bene?» Quando un signore dietro di me vorrebbe passare sul marciapiede, sento la lieve impazienza con cui mi domanda: «Permesso?» Non riesco a rispondere, non sono capace di avere nessun dialogo. Ascolto. Quello che sento nei negozi, nei ristoranti, desta una reazione istantanea, intensa, paradossale. L'italiano sembra già dentro di me e al tempo stesso del tutto esterno. Non sembra una lingua straniera, benché io sappia che lo è. Sembra, per quanto possa apparire strano, familiare. Riconosco qualche cosa nonostante non capisca quasi nulla. Cosa riconosco? È bella, certo, ma non c'entra la bellezza. Sembra una lingua con cui devo avere una relazione. Sembra una persona che incontro un giorno per caso e con cui sento subito un legame, un affetto, come se la conoscessi da anni, anche se c'è ancora tutto da scoprire. So che sarei insoddisfatta, incompleta se non la imparassi. Mi rendo conto che esiste uno spazio dentro di me per farla e stare comoda. Sento una connessione insieme a un distacco, una vicinanza insieme a una lontananza. Quello che provo è qualcosa di fisico, di inspiegabile. Suscita una smania indiscreta, assurda, una tensione squisita, un colpo di fulmine. Trascorro la settimana a Firenze a 2 passi dalla casa di Dante. Un giorno vado a vedere la piccola chiesa, Santa Margherita dei Cerchi, dove si trova la tomba di Beatrice, l'amata, l'ispirazione del poeta, sempre irraggiungibile. Un amore inappagato, segnato dalla distanza, dal silenzio. Silenzio. Non avrei un vero bisogno di conoscere questa lingua. Non vivo in Italia, non ho amici italiani. Ho solo il desiderio, ma alla fine un desiderio non è altro che un bisogno folle. Come in tanti rapporti passionali, la mia infatuazione diventerà una devozione, un'ossessione. Ci sarà sempre qualcosa di squilibrato, di non corrisposto. Mi sono innamorata, ma ciò che amo resta indifferente. La lingua non avrà mai bisogno di me. Alla fine della settimana, dopo aver visto tanti palazzi, tanti affreschi, torno in America. Porto con me delle cartoline, dei regalini per ricordare il viaggio. Eppure il ricordo più chiaro, più vivo è qualcosa di immateriale. Quando penso all'Italia sento di nuovo certe parole, certe frasi. Sento la loro mancanza. Questa mancanza mi spinge pian piano a imparare la lingua. Mi sento sia incalzata del desiderio, sia esitante, timida. Chiedo all'italiano con una lieve impazienza: «Permesso?»